La mia Spotify Wrapped ve la svelerò in diretta. Benvenuti e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast Il negozio dei dischi. Questa puntata sarà interamente dedicata a questo, alla Spotify Wrapped, e cercheremo di analizzare i numeri che sono emersi di quest'anno, poi cercheremo di capire per quale motivo ci piace tanto la Spotify Wrapped e infine, ahimè, vi svelerò la mia Spotify Wrapped 2025. Il negozio dei dischi. Quando arriva dicembre sappiamo che arriva uno dei momenti più belli dell'anno, non solo perché è Natale, ma perché appunto arriva la Spotify Wrapped, una sorta di grande riepilogo di tutto quello che abbiamo ascoltato durante l'anno. Addentriamoci nel mondo della Spotify Wrapped con le analisi che ci arrivano dal mondo. Infatti l'artista più ascoltato quest'anno è Bad Bunny. Grande curiosità mi ha destato il fatto che la canzone più ascoltata al mondo del 2025 sia Die With A Smile di Bruno Mars e Lady Gaga. Sorpresa fino a un certo punto, nel senso che è una canzone bellissima, lo sappiamo molto bene, ma allo stesso tempo quando l'ho scoperto mi sono detto: questa canzone però non mi sembra così recente, mi sembra che sia stata pubblicata lo scorso anno e neanche alla fine. Quindi per curiosità sono andato a vedere e la data di pubblicazione di Die With A Smile di Bruno Mars e Lady Gaga risale, pensate bene, al 16 agosto 2024. E quindi è pazzesco pensare come sia diventata la canzone più ascoltata del 2025. In Italia il cantante più ascoltato del 2025 è Sfera Ebbasta. In realtà in top 10 degli artisti più ascoltati in Italia ci finisce più che un nome, direi un genere, cioè il rap, l'hip hop, la trap. Si conferma, pensate, per la terza volta l'artista donna più ascoltata, Anna, che sta distruggendo qualsiasi tipo di competizione di anno in anno, davvero. A conferma del fatto che Sanremo in Italia e anche a livello internazionale rimanga veramente una vetrina importantissima è data proprio da questi dati del 2025, perché la canzone più ascoltata è quella di Olly, vincitore di Sanremo 2025, e allo stesso tempo l'album più ascoltato è proprio quello di Olly. La Spotify Wrapped quest'anno mi ha anche portato a farmi delle domande. Per quale motivo ci piace così tanto questo giochino della Spotify Wrapped? Beh, intanto c'è da fare un ragionamento. All'interno dell'app di Spotify e in generale comunque della musica digitale non c'è una funzione durante l'anno che ci dà la possibilità di vedere quelli che sono le statistiche della nostra musica ascoltata, quindi già questo è un motivo per il quale attendiamo poi che arrivi questo momento dell'anno. Il secondo pensiero che ho avuto è che alimenta la discussione sociale. Condividiamo tutte le informazioni o comunque quelle più importanti per noi all'interno dei social network perché appunto alimenta la discussione. Cosa ci è piaciuto, cosa non ci è piaciuto, e vedere anche gli altri che cosa condividono ci porta ad essere più affini a una persona piuttosto che a un'altra, e anche per dire: ah, guarda quello che musica di merda che ascolta, perché poi capita anche di pensare chiaramente questo. Un altro punto molto carino secondo me da toccare della Spotify Wrapped è che ci piace perché c'è il messaggio dell'artista, e quindi il punto che va a toccare poi il video dell'artista è anche quello dell'appartenenza, cioè sentirsi parte di un gruppo a cui è stato dedicato anche solo 20-30 secondi di video. L'ultimo motivo che mi viene in mente, che non è di sicuro meno importante degli altri, è che la Spotify Wrapped crea dei ricordi. Infatti Spotify ci crea poi anche una playlist con una sorta appunto di riepilogo di tutte le canzoni che abbiamo ascoltato. Questo facendolo ogni anno ci permette di ripescare di tanto in tanto le varie playlist, e poi chiaramente associamo le canzoni, le playlist a momenti della nostra vita, a persone. Ma adesso preparatevi perché arriva il momento tanto atteso, forse un po' me ne vergogno anche. La mia Spotify Wrapped ve la svelerò in diretta.
La mia Spotify Wrapped 2025, la guardiamo insieme, eccoci qua. Allora, tutto è pronto per te, caro amico Goz. Vediamo un po' il 2025 che cosa ci ha riservato. 34.539 minuti, che corrispondono a 23 giorni. Allora, devo dire molto bene, ma rispetto agli scorsi anni un po' meno. I tuoi generi più ascoltati: pop italiano, soft pop, drone music, tranquilli, ci ritorneremo, indie e jazz. Io quando ho visto drone music ho detto ma che è sta roba? Proprio sono andato a vedere e ho scoperto che è tipo musica da meditazione, musica ambient, soft, queste cose qua. Ma proseguiamo e qua arrivano i problemi. Perché l'età è vero che è solo un numero, però ragazzi, cioè, la tua età in base agli ascolti è 88 anni. Mi hanno chiamato ieri per scegliere tra il Mogano e l'Abete per la mia bara, ma a parte questo mi dicono che gli ascolti che faccio sono di musica di inizio anni 50. Le mie playlist custodiscono, attenzione, la storia della musica. Quindi ragazzi, state parlando veramente con una persona di un certo calibro, con la storia della musica addirittura. I miei brani più ascoltati: numero 1, Volevo essere un duro, nessun dubbio, Lucio Corsi. Numero 2, Cuore rotto, Tiziano Ferro. Beh, è stato un singolo veramente molto bello, potente. L'Albero delle noci, posizione numero 3, non me l'aspettavo. Asisam, numero 4, sì, l'ho ascoltata e riascoltata quest'estate. Numero 5, Sigarette. Sì, l'album di Lucio Corsi quest'anno l'ho ascoltato tantissimo, secondo me è anche forse quello più ascoltato. Questo è il riepilogo dei miei 5 album più ascoltati. Attenzione, abbiamo, lo sappiamo, Volevo essere un duro, Lucio Corsi. Posizione numero 2, Swag di Justin Bieber, che anche questo immaginavo potesse essere nella top 5. Numero 3, 1998, il signor Silvano Coez. Molto bene, non uno dei suoi album migliori, ma appunto se è alla numero 3 è perché l'ho ascoltato comunque parecchio. Bellissima sorpresa, numero 4, Mediterraneo, l'ho ascoltato tantissimo quest'estate. Bresh davvero mi ha incantato con questo suo album. Posizione numero 5, Alaska Baby, che è uscito nel 2024, l'album di Cremonini, ma che anche quest'anno l'ho ascoltato tantissimo. Anzi, potremmo farlo magari nelle prossime puntate, una recensione su Alaska Baby, perché è veramente un bellissimo album. Ed ecco qua, questi sono gli artisti più ascoltati. Lucio Corsi numero 1, lo sapevamo. Ed Sheeran, beh, d'altra parte Play, l'album l'ho ascoltato parecchie volte. Coez alla numero 3, numero 4 Justin Bieber, numero 5 Tiziano Ferro. Ce ne vergogniamo? No, dai, tutto sommato cosa ne pensate della mia Spotify Wrapped? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ma soprattutto fatemi sapere la vostra Spotify Wrapped qui sotto nei commenti. Quali sono gli artisti e quali sono le canzoni che avete ascoltato di più quest'anno nel 2025? Una puntata dinamica, piena di cose interessanti che abbiamo potuto condividere insieme. Io vi ricordo come sempre che se volete iscrivervi al canale, iscrivetevi, cioè senza problemi, senza dubbi. Se ci state ascoltando su Spotify o su tutte le altre piattaforme di podcasting grandi, continuate a farlo, mettete le stelline se vi va. Rimanete sempre connessi perché anche la prossima settimana arriverà una nuova puntata del Negozio dei Dischi, il podcast. Io vi ringrazio se siete ancora all'ascolto e se avete deciso di passare del vostro tempo libero in mia compagnia. Ci vediamo molto presto. Grazie e ciao. Il negozio dei dischi.